Vediamo come funziona il blocco With and With. Intanto, a che cosa serve questo blocco? Serve a semplificare un pochino la scrittura del codice, poiché ci permette di accedere a degli attributi e a dei metodi di un certo oggetto in modo sequenziale, senza dover ripetere ogni volta il nome di questo oggetto. Vediamo subito un esempio perché è molto facile da capire vedendolo in azione. Come anticipato, il modo più semplice per vedere il blocco With and With è registrare una macro. Andiamo nel menu sviluppo, clicchiamo registra macro e facciamo qualche cosa su questa cella. Ad esempio scriviamo SS, le diamo lo sfondo giallo, mettiamo il carattere rosso, mettiamo la dimensione a 16, grassetto e sottolineato. E torniamo nel menu di sviluppo e facciamo interrompi registrazione. Andando a questo punto nell'editor di Visual Basic, vediamo cosa è stato registrato. Dall'alto verso il basso è stato valorizzato, la cella attiva è stata valorizzata con SS, è stata selezionata la cella 1, poi ci sono alcuni blocchi with. Dice che con la selezione punto interior, e interior è un attributo della selezione, con quell'attributo lì, interior, è stato definito il valore di altri attributi che stanno all'interno di questo attributo interior. Il pattern color index, il color, il tint and shade, il pattern, il tint and shade. A tutti questi 5, non tutti noi li abbiamo selezionati in realtà. Quando vai a fare una registrazione delle macro ti troverai molto probabilmente nei blocchi with dei parametri, degli attributi che hanno un valore di default che lui te li scrive così per diciamo sicurezza, ma noi quelle cose lì le dobbiamo togliere. Stessa cosa poi nel secondo blocco with selection.font, e anche qui .color è un attributo del punto font che è un attributo della selection. .color, .tint and shade e ancora il terzo blocco with selection font, eccetera eccetera eccetera. Però vediamo un attimino come possiamo semplificare questo codice. È qui che il tuo contributo diventa importante, perché la registrazione di macro aiuta sì a capire quale deve essere il codice di alcuni pezzetti, però è importante che con spirito critico tu vada a leggere questo codice e capisca che cosa vuoi esattamente tenere. Cominciamo ad esempio con la parte dove c'è scritto with selection font e with selection font, lo vedi ripetuto. Allora noi possiamo tranquillamente fare questo e dare continuità al primo with, perché entrambi fanno riferimento al selection.font, quindi è inutile chiuderlo e riaprirlo. Poi cosa abbiamo? Il tint and shade, scorciatoia da tastiera CTRL-Y per cancellare una riga intera. Il tint and shade non è che abbiamo fatto non in azione, quando ho modificato la cella non è che sono andato a impostare questa cosa, quindi la togliamo. Il font non ho scelto calibri, possiamo togliere anche questo. Il size sì, ho scelto io di mettere la dimensione a 16. Il strike through false, vabbè, non ci serve, il superscript non ci serve, subscript neanche. Tutte queste sono caratteristiche del font che lui scrive comunque quando registra una macro, perché non so perché, come hanno pensato di farla così, insomma. Ecco, l'underline invece sì, lo lasciamo perché è quello che io ho impostato chiedendo che fosse sottolineato. Il colore del font sì, perché l'ho messo rosso, se ben ricordo. Tint and shade via. E il theme font, non so neanche che cos'è, lo togliamo. E poi qui sotto vediamo un selection.font.bold true. Il bold è il grassetto e questo gliel'ho impostato io, quindi voglio tenerlo. E l'underline è XL underline style single. Ecco, in realtà prima ho detto una cosa imprecisa, perché questo underline qua non è quello che ho fatto io, perché se vedi a destra dell'uguale il valore impostato è XL underline style none, e per fortuna, via grazia, quando hanno pensato VBA hanno scelto di dare a delle costanti dei nomi che fossero intellegibili. Questo qui vuol dire fondamentalmente senza sottolineatura. Io invece voglio la sottolineatura, quindi non questo valore qui, ma guarda, lo copio giustamente da qua perché siamo pigri, la nostra miglior caratteristica, e lo incollo qua. Bene, quindi qui sto dicendo sì, la sottolineatura la voglio singola. Questa riga qua sotto la possiamo togliere a questo punto perché l'abbiamo già impostato sopra,
E questo font.bold uguale true, ha senso lasciarlo fuori? No, perché abbiamo il blocco with sopra, quindi possiamo tranquillamente scriverlo qua, punto bold uguale true, e cancellare quella riga. E poi abbiamo with selection interior, x pattern solid, sì, penso che lo possiamo lasciare, color index automatico, va bene. Il color dovrebbe essere quello dello sfondo. Ecco qui ad esempio una cosa per cui uso la registrazione di macro è devo impostare delle celle gialle, rosse, verdi o blu di sfondo, non con formattazione automatica condizionale chiaramente, e mi registro le macro mettendo i colori che voglio e quindi mi recupero i numeri, non è che li tengo a mente chiaramente. Tint and shade direi che non ci serve, pattern tint and shade neppure. Ecco, secondo me questo è il codice minimo per replicare quello che prima ho fatto a mano. Vediamo un attimo se funziona. Tornando in Excel, eliminiamo completamente la colonna A, in modo che ci liberiamo di quello che era successo. E a questo punto facciamo Alt F8, scorciatoia da tastiera, che equivale a premere il pulsante macro, e richiamiamo quella macro che abbiamo sistemato poco fa. Vediamo cosa succede. Beh, direi che il risultato è proprio quello che volevamo. Quindi SS sottolineato rosso con sfondo giallo. Torniamo nell'editor e ok, questo è il codice che ci piace. Quindi il blocco with and with fa questo, lavora su un oggetto, accede ai suoi attributi ed eventualmente ai sottoattributi e va a valorizzarli. E lo possiamo fare con le celle, lo possiamo fare con i fogli, anche con dei tipi dati che abbiamo creato noi in modo personalizzato. Ecco, la registrazione di una macro, che puoi vedere in quest'altro video, è sicuramente uno dei metodi più comodi per recuperare tutti gli attributi, ad esempio di una cella, di un foglio, che possiamo modificare manualmente e poi indurre tramite il codice VBA alla modifica. Quindi il memento sempre di questa cosa è ricordati di cancellare il codice che non serve, perché registrando delle macro nel blocchi with che troverai ci saranno delle righe che a te non interessano, quindi quelle le togliamo dalle scatole, così ci aiutano a leggere meglio il codice e lasciamo solo la parte che ci interessa. Questo è tutto per il blocco with and with, ci vediamo al prossimo video, ciao!